Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Manca poco più di una settimana a Pasqua ed è per questo che sia i post sul blog che il video di oggi saranno a tema. Nel caso in cui ve lo foste perso, lunedì ho infatti già pubblicato un post con degli accessori a tema pasquale, ovviamente nella mia interpretazione. Venerdì invece, seguendo il classico appuntamento con i biglietti fatti a mano, vi mostrerò un'idea per creare un biglietto a tema pasquale. Oggi invece ho pensato di condividere con voi un progetto che vi permetterà di sostituire il classico uovo di Pasqua con qualcosa di più creativo, proprio come piace a me. Ho infatti creato dei sacchetti in carta adorabili a forma di coniglietto che potete riempire con ovetti di cioccolato, caramelle, dolcetti, biscotti, insomma un po' quello che preferite, e aggiungere anche un pensierino proprio come nel tipico uovo di Pasqua. Faccio vedere anche le retro perché hanno anche la codina, super adorabili. Tra l'altro potete utilizzare questo progetto anche per un impacchettamento creativo, magari per un compleanno di un bambino o di una bambina, in modo che il pacchetto sia divertente tanto quanto si spera lo sia regalo all'interno. Se questa idea vi piace e siete pronti a saperne di più, io vi invito come ogni volta a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Un sacchetto di carta, della colla a caldo oppure della colla normale, delle forbici, del feltro rosa, un pompon, del nastro in tinta, una matita, una penna gel nera, una penna gel bianca e una pinzatrice. Per dare al nostro sacchetto la forma di un coniglio, iniziamo disegnando le orecchie a matita. Individuiamo il centro e tracciamo una sorta di triangolo rovesciato, collegando appunto il centro con le estremità laterali attraverso delle linee curve che ricordino per l'appunto la forma delle orecchie. Non è necessario essere precisi, potete farlo tranquillamente a mano libera, cercando solamente di rendere le due orecchie proporzionate. Bene, adesso possiamo procedere ritagliando. Adesso utilizziamo i pezzetti di sacchetto che abbiamo ritagliato come maschere per ricavare l'interno delle orecchie. Appoggiamo la carta sul sacchetto e con la matita disegniamo la forma proprio come vedete. Ritagliamo poi la nostra maschera e riportiamola sul feltro rosa in questo modo. Procediamo poi a ritagliare il feltro . Ed ecco gli interni delle orecchie pronti. Da un ritaglio di feltro ricaviamo anche il triangolino per il musetto del nostro coniglio. Ottimo, possiamo iniziare ad assemblare i vari dettagli. Partiamo incollando con la colla a caldo il naso al centro del sacchetto. Proseguiamo poi incollando anche gli interni delle orecchie. Se volete potete sostituire la colla a caldo con della colla vinilica oppure della colla per carta. Adesso usando la matita disegniamo il resto del musetto . E gli occhi. Poi ricalchiamo con la penna gel nera e aggiungiamo anche le ciglia in questo modo. Dopo aver cancellato gli eventuali segni a matita, concludiamo disegnando i baffetti con una penna gel bianca.
Ottimo, possiamo ora riempire il sacchetto con degli ovetti di cioccolato, dei dolcetti, delle caramelle, insomma con quello che preferite, e volendo potete aggiungere anche un regalino, proprio come in un vero uovo di Pasqua. Ora chiudiamo il sacchetto usando la pinzatrice in questo modo. Bene, a questo punto andremo a coprire il punto di pinzatrice con un bel fiocco, perciò prendiamo il nastro. Avvolgiamolo attorno al palmo della mano, incrociando le due estremità, e aiutandoci con il pollice facciamo scivolare le estremità in alto fra le dita e incrociamola verso l'alto. Dopodiché annodiamo proprio come vedete. Ritagliamo le parti in eccesso ed il fiocco è pronto. Non ci resta che incollarlo sul sacchetto usando la colla a caldo. Come ultimo dettaglio incolliamo sul retro il pom pom per simulare la codina del coniglio. E voilà, il nostro sacchetto è pronto. Ora potete crearne tanti altri variando i colori dei nastri e dei dettagli. Ed ecco qui i sacchettini pronti per essere consegnati. Come avete visto si tratta davvero di un progetto semplice, alla portata di tutti e che vi permetterà di aggiungere il vostro tocco creativo e personale alla Pasqua. Se l'idea vi è piaciuta io vi invito ovviamente a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e vi ricordo che come ogni volta sul blog troverete la lista completa di tutti i materiali necessari con eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a reperirli nei negozi vicino a casa vostra. Il link al mio post dedicato è, indovinate un po', nella info box qui sotto il video. Vi basterà cliccare su mostra altro, mostra di più, qualcosa del genere e si aprirà tutta una serie di informazioni per voi, oppure anche cliccando sulla i che comparirà qui sopra la mia testa. Se poi non l'avete ancora fatto, cosa state aspettando? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Direi che per oggi non c'è altro, io e i coniglietti pasquali vi salutiamo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!